Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto una storia lunga, dettagliata e piena di retroscena su due nomi che non smettono mai di far parlare di sé, Can Yaman e Dimet Özdemir. Mettetevi comodi, preparatevi un tè, e restate con me fino alla fine. Se vi piacciono i miei contenuti, ricordate di iscrivervi, lasciare un like e, se volete sostenere il canale, cliccare sul tasto Unisciti. Iniziamo. Negli ultimi mesi l'attenzione dei media si è concentrata su Dimet Özdemir non solo per i suoi progetti professionali, ma anche per la sua vita privata. Dopo la separazione da Oğuzhan Koç, comunicata con grande discrezione e senza entrare nei dettagli, Dimet ha scelto il silenzio, preferendo lasciare che a parlare fossero il lavoro e le scelte quotidiane. Proprio in questa fase, una serie di indizi ha riacceso il dibattito su un possibile riavvicinamento con Can Yaman, collega, partner sul set in passato, e figura con cui il pubblico ha sempre percepito un'alchimia speciale. Secondo quanto trapelato da persone vicine agli ambienti televisivi, Can e Dimet avrebbero ricominciato a vedersi in contesti ristretti, lontano dai riflettori. Non grandi uscite, non eventi studiati, incontri sobri, cene tra amici comuni, visite sul set. Nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, e proprio questa scelta ha alimentato il gioco delle interpretazioni. C'è chi sostiene che si tratti semplicemente di un'amicizia ritrovata, e chi invece parla con convinzione di un sentimento che non si è mai spento. A dare carburante alle voci, un gesto che ha fatto il giro del web, un'imponente consegna di fiori sul set dove Dimet stava girando. Bouquet scenografici, biglietti riservati, nessuna firma in chiaro. Diverse testate di gossip hanno collegato quell'omaggio a Can Yaman, parlando di un modo elegante per esserci senza apparire. Non c'è conferma ufficiale, ma l'episodio ha acceso immediatamente i social. Commenti entusiasti, meme, collage di foto di repertorio, paragoni con le vecchie scene condivise. I fan più romantici hanno letto in quei fiori una dichiarazione silenziosa. I più prudenti hanno ricordato che la cavalleria non implica necessariamente una relazione. Nel frattempo, dagli amici più stretti di entrambi arriva la stessa narrazione. Il tono tra Can e Dimet sarebbe sereno, misurato, rispettoso. Chi li conosce parla di telefonate più frequenti, di una complicità tornata naturale, di un sostegno reciproco soprattutto nei giorni di lavoro intenso. È la fase in cui si ascolta molto e si parla il giusto, si fissano confini e si evita di alimentare aspettative che potrebbero nuocere a entrambi. C'è però un elemento interessante che molti osservatori sottolineano: il cambiamento dello stile di vita. Chi li segue da tempo nota che Can e Dimet, ciascuno a modo proprio, sembrano più attenti all'equilibrio personale. Allenamenti regolari, routine più sane, meno presenze superflue in eventi mondani. Gli orari si sono accorciati, le priorità sono diventate più chiare. In questa cornice, l'idea di una relazione, qualunque sia la sua forma, non apparirebbe come un colpo di teatro, ma come una scelta adulta, calibrata sui tempi e sui bisogni reali di due artisti che hanno già sperimentato cosa significhi vivere una storia sotto i riflettori. E poi c'è il capitolo social. Nessuno dei due ha cancellato ricordi del passato, nessuno ha cercato di ingabbiare il presente in una narrazione forzata. Ogni tanto appaiono indizi labili. Una canzone nelle storie che sembra risuonare con un momento preciso, una frase motivazionale che molti leggono come un messaggio cifrato, una foto in cui il dettaglio di un oggetto, un libro, una tazza, un fiore, ricorda qualcosa di condiviso. Sono frammenti che non fanno prova, ma disegnano un clima. Qual è la sequenza degli eventi, secondo le ricostruzioni più accreditate? Dopo la fine del matrimonio con Oğuzhan Koç, Dimet avrebbe attraversato una fase di riallineamento personale, tanto lavoro, poche parole, e l'affetto dei fan a fare da rete. In questo periodo, la presenza discreta di Can si sarebbe fatta più costante. Prima qualche messaggio per complimentarsi di un traguardo professionale, poi una visita lampo tra una ripresa e l'altra, infine il famoso gesto floreale. Piccoli passi, misurati, che parlano la lingua della delicatezza. Dall'altra parte, Can, che negli ultimi anni ha alternato progetti in Turchia e all'estero, avrebbe puntato su toni bassi e gesti concreti. La sua cerchia più vicina descrive un uomo concentrato,
consapevole di quanto sia fragile un ritorno in piena luce e attento a non fare mosse che possano mettere Dimet in difficoltà. L'idea, dicono, non sarebbe tornare a fare scalpore, ma ricostruire fiducia, qualunque forma prenda questa parola per loro due oggi. È impossibile ignorare la voce del pubblico. Le fanbase internazionali sono mobilitate, c'è chi sogna un progetto comune, chi prepara già fan video e hashtag dedicati, chi chiede di rispettare i silenzi. Molti commenti convergono su un auspicio, che sia amore, amicizia profonda o collaborazione professionale, l'importante è che siano felici e liberi di scegliere. Una maturità del pubblico che, va detto, è cresciuta insieme a loro. Sul piano mediatico, intanto, emergono tre scenari. Ritorno di Fiamma in forma privata, custodito gelosamente, lontano dai comunicati e dagli annunci. Amicizia solida con confini chiari, fatta di sostegno reciproco e zero ambiguità. Progetto professionale congiunto, magari una miniserie o un film capace di valorizzare un'intesa che il tempo non ha intaccato. Quale di questi prenderà corpo? Troppo presto per dirlo. Ma tutti concordano su un punto: la fretta è cattiva consigliera. In mezzo a tutto questo c'è la domanda che ritorna: perché i fiori proprio adesso? Le letture sono tante. C'è chi parla di gesto di incoraggiamento in un momento di forte esposizione lavorativa per Dimet. C'è chi vede un modo gentile per dirle «ci sono». Qualcuno azzarda che sia un codice personale, un richiamo a un ricordo condiviso che i fan non possono decifrare. La verità, per ora, resta in quella zona grigia dove si muovono i sentimenti veri, visibili nei dettagli, invisibili nelle spiegazioni. Resta il nodo Uzan-Koch. Dimet non ha mai parlato pubblicamente delle ragioni che hanno portato alla fine del matrimonio e non ha legato in alcun modo quella scelta a Khan. Anche qui, il rispetto dei tempi e delle parole è la bussola. Accostare capitoli diversi della vita di una persona non significa sovrapporli. È possibile chiudere una storia con gratitudine e, solo dopo, aprire con calma un nuovo percorso o ritrovare un'antica sintonia. Cosa possiamo attenderci nelle prossime settimane? Probabilmente coerenza con quanto abbiamo visto finora, pochi proclami, qualche apparizione misurata, molta attenzione al lavoro. Se davvero ci sarà un nuovo capitolo, lo scopriremo dai gesti, non dagli slogan. E, se non ci sarà, resterà l'immagine di due professionisti che hanno imparato a volersi bene in modi compatibili con la loro realtà di oggi. Prima di salutarvi, mi piace lasciare sempre una domanda. Secondo voi qual è la misura giusta tra riservatezza e condivisione per due artisti come Can Yaman e Dimet Özdemir? Vi piacerebbe rivederli insieme in un progetto maturo, magari diverso dalla commedia romantica che li ha lanciati, o preferite che coltivino strade separate e autonome? Scrivetemelo nei commenti, leggerò tutto. Se questo approfondimento vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie per avermi seguito fino a qui. A prestissimo!